Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Oggi parliamo di un argomento che speriamo possa essere utile a chiunque voglia approcciarsi al mondo degli investimenti e abbia intenzione di creare un proprio portafoglio, ma anche a chi ce l'ha già e vuole essere certo di aver fatto le cose a regola d'arte. In questo video parliamo di come costruire un portafoglio di investimento su misura, che quindi sia costruito sulle vostre personali esigenze e vi permetta di raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Noi ci vediamo subito dopo la sigla e se questo argomento ti interessa non dimenticare di lasciare un like per farcelo sapere. Bene, per molti questo video potrebbe essere banale e scontato. Vi assicuro però che analizzando i portafogli dei nostri clienti ci stiamo rendendo conto che molto spesso anche i principi base del buon investitore non vengono rispettati. Spesso anche a causa di promotori finanziari che fanno i loro interessi anziché quelli dei loro clienti, i quali purtroppo molto spesso non sanno o letteralmente non capiscono in cosa stanno investendo i loro soldi. L'obiettivo di questo video è quindi quello di fornirti le strategie fondamentali e consigli pratici per un approccio olistico alla gestione del tuo portafoglio. Non si tratta di un video pratico e operativo, ma più che altro vogliamo proporti un ripasso di come dovrebbe essere costruito un buon portafoglio di investimento. Cominciamo con una domanda fondamentale. Cosa significa creare un portafoglio su misura? Creare un portafoglio su misura significa selezionare un mix di strumenti e prodotti finanziari con cui strutturare un insieme di investimenti che rifletta i tuoi obiettivi finanziari personali, tenendo conto non solo della tua tolleranza al rischio e orizzonte temporale, ma anche della situazione macroeconomica e geopolitica attuale. In questo video esploreremo quindi come costruire tale portafoglio partendo dal concetto di diversificazione, fondamentale per ridurre i rischi e aumentare le possibilità di rendimento. Analizzeremo poi l'importanza dell'asset allocation e della costruzione della strategia in base ai propri obiettivi personali. Discuteremo l'importanza di tenere sotto controllo i costi degli investimenti, poiché costi eccessivi possono erodere significativamente i rendimenti, e vedremo anche perché gli ETF rappresentano uno strumento di investimento ideale per molti investitori, grazie alla loro efficienza in termini di costi e flessibilità. Infine capiremo l'importanza del regolare ribilanciamento del portafoglio per mantenere l'allineamento con la strategia di investimento iniziale e rispondere al cambiamento dei tuoi obiettivi personali o più in generale dei mercati. Bene, come avrai capito c'è tanto di cui parlare, per cui se sei pronto partiamo con il primo punto. Il primo passo è la diversificazione. Bene, diversificare non è solo una frase fatta che tutti dicono perché è di moda. Al contrario, si tratta di una componente essenziale di qualunque strategia di investimento di successo. In termini molto pratici, diversificare significa non mettere tutte le uova in uno stesso paniere. Spesso mi capita di analizzare portafogli con un forte sbilanciamento su alcune specifiche azioni americane, come Tesla, Nvidia o Facebook, oppure altre ancora dove la maggior parte del capitale è investito in titoli di Stato italiani. Questa strategia potrebbe essere profittevole anche 9 volte su 10, ma quella volta che un determinato settore di mercato subisce una crisi o uno Stato a cui avete prestato dei soldi tramite delle obbligazioni va in default, ed è una cosa che può succedere, voi avete perso tutti i soldi o comunque una buona parte. Un buon portafoglio è costruito in modo tale da distribuire il capitale su diversi asset, per esempio azioni, obbligazioni, immobili, magari alcune specifiche materie prime. Meglio ancora se fatto tramite degli strumenti finanziari che permettono la diversificazione come i fondi comuni di investimento. Grazie al fatto che i diversi asset reagiscono diversamente agli stessi eventi economici, questa semplice regola aiuta a ridurre il rischio di pesanti perdite nel vostro portafoglio. Passiamo quindi all'asset allocation e alla costruzione della strategia. La scelta di come allocare i tuoi capitali tra le diverse tipologie di asset disponibili è probabilmente il passaggio più importante e complesso. In molti infatti pensano che basti fissare una durata dell'investimento, per esempio 10 anni, e il proprio profilo di rischio, per esempio prudente.
e a questo punto si sceglie un portafoglio standard cercando su internet o tra i portafogli modello della banca. In realtà queste informazioni possono essere utili, ma per la costruzione di un portafoglio efficace e personalizzato servono a ben poco. Il profilo di rischio ci dice sostanzialmente qual è la perdita che saremo disposti a sopportare del nostro capitale. Sono certo però che se chiedessi a chiunque di voi qual è la perdita che siete disposti ad accettare del vostro patrimonio senza farvi diventare di cattivo umore, la risposta sarebbe molto probabilmente zero. Ed è giusto così, perché nessuno è disposto a perdere i propri soldi e rimanerne indifferente. Per quanto riguarda la durata dell'investimento, anche questa è una domanda mal posta. Come faccio a sapere quando mi serviranno i soldi che ho deciso di investire oggi? Mi serviranno tra 10 anni? Magari tra 20? Poi una volta raggiunta la scadenza, mi serviranno tutti questi soldi o magari me ne servirà solo una parte? Come avrete capito, il concetto di durata dell'investimento e di profilo di rischio sono quindi utili per profilare l'investitore, ma di fatto servono a ben poco per costruire un portafoglio efficiente e personalizzato. Una strategia di investimento ben strutturata si basa invece sugli obiettivi finanziari specifici dell'investitore, che devono essere chiaramente definiti. Questo significa che bisogna stilare una lista dei propri obiettivi finanziari e delle proprie spese future, che possono essere sia di lungo ma anche di breve termine. Per esempio, voglio fare una vacanza in America tra 3 anni e mi serviranno 3.000 euro. Devo ristrutturare la facciata della casa tra 7 anni e mi serviranno 20.000 euro. Devo mettere da parte i soldi per pagare l'università di mio figlio e tra 18 anni mi serviranno 80.000 euro. Tra 25 anni vado in pensione e per garantirmi lo stesso tenore di vita attuale devo accumulare 150.000 euro e così via. Creare una lista di questo tipo ti permette di sapere quali sono gli obiettivi che dovrai raggiungere e quindi ordinarli in base alla priorità, definire il capitale che dovrai riuscire a mettere da parte e stabilire entro quando avrai bisogno di questo capitale. Il profilo di rischio di cui abbiamo parlato poco fa non sarà più basato su di te, ma al contrario sullo specifico obiettivo. Quelli di più breve termine saranno caratterizzati da un profilo più conservativo e a basso rischio, in quanto non posso permettermi grosse oscillazioni di capitale. Quelli di più lungo termine invece saranno caratterizzati da una strategia più rischiosa, in quanto il tempo a disposizione è sufficiente per recuperare eventuali oscillazioni di mercato. Ogni obiettivo quindi può richiedere un approccio diverso in termini di selezione degli asset e peso all'interno del portafoglio. Pertanto si dovranno creare tanti piccoli portafogli, ognuno specifico per ogni singolo obiettivo, che poi verranno fusi insieme in un unico portafoglio che li raccoglie tutti. Una volta creato questo portafoglio complessivo, allora sì che ha senso verificare che rispetti il proprio profilo di rischio. Verificare che il portafoglio sia in linea con il proprio profilo di rischio è quindi il punto di arrivo, non quello di partenza per la costruzione del portafoglio. Mi rendo conto che si tratti di concetti che qualcuno potrebbe ritenere complicati o addirittura strani o inusuali, ma vi assicuro che è proprio in questo modo che si costruiscono portafogli di investimento personalizzati e centrati sui vostri obiettivi personali. Chi vi offre portafogli semplicemente chiedendovi il vostro profilo di rischio e per quanto tempo volete tenere investiti i vostri soldi, e purtroppo questa è una pratica comune per i promotori bancari, vi sta molto probabilmente vendendo un portafoglio standardizzato che magari vi permetterà anche di guadagnare, ma non riflette le vostre reali esigenze. Passiamo quindi ad un terzo aspetto a cui fare sempre molta attenzione. Un aspetto cruciale nella costruzione e nella gestione del portafoglio è la consapevolezza dei costi associati agli investimenti. Commissioni elevate possono infatti erodere significativamente i tuoi rendimenti nel tempo. Non potete immaginare quanti portafogli ho analizzato con costi del 2, 3, addirittura il 4% del capitale investito e il cliente neanche lo sapeva. È inutile dire che questi costi sono tipici di chi investe con la propria banca e si affida al proprio promotore finanziario, il quale incassa, tramite quello che viene definita parcella occulta, una parte delle commissioni che pagate. Se per ipotesi avete un portafoglio da 100.000 euro e pagate il 3% di commissioni, significa che ogni anno state pagando alla banca 3.000 euro, magari senza neanche saperlo, che vi vengono detratte direttamente dal capitale investito.
Spesso le banche tendono a strutturare per i propri clienti portafogli a basso rischio, mirati a minimizzare le fluttuazioni del mercato e a prevenire vendite impulsive da parte del cliente in momenti di panico. Sebbene questi portafogli a basso rischio possano teoricamente generare un rendimento del 3-4% annuo, il guadagno effettivo per l'investitore spesso è nullo o minimo, perché le commissioni annue possono assorbire completamente questi rendimenti. Se quindi notate che il vostro portafoglio di investimento dopo anni è sempre in pari, né cresce né scende, chiedete spiegazioni al vostro consulente, o meglio ancora, chiedete un parere direttamente a noi. Tenete presente che il costo di un portafoglio di investimento è mediamente dello 0,2-0,3% del capitale investito, al massimo lo 0,5%. Se state pagando di più, c'è qualcuno che sta guadagnando con i vostri soldi a vostra insaputa. Questo argomento ci introduce quindi al penultimo tema da trattare relativamente alla costruzione di un portafoglio efficiente e personalizzato. I migliori strumenti che potete utilizzare per la costruzione del vostro portafoglio di investimento sono gli ETF. Sicuramente ne avrete già sentito parlare, noi sul canale abbiamo dedicato un video a questi strumenti di cui vi lascio il link in descrizione e qui in alto a destra. Gli ETF sono dei fondi di investimento a gestione passiva che si comprano e si vendono in borsa come le azioni. Uno dei maggiori vantaggi degli ETF è il costo ridotto, essendo infatti fondi passivi che si limitano quindi a replicare un indice di riferimento, come l'S&P 500 o il Nasdaq, hanno costi di gestione molto inferiori rispetto ai fondi attivi, che spesso vi propongono le banche. Questo si traduce molto semplicemente in più guadagni per l'investitore nel lungo termine. Il secondo grande vantaggio è che con gli ETF diversifichi il tuo investimento in modo efficiente e automatico. Con un solo ETF puoi infatti coprire diversi settori di mercato o anche mercati globali, riducendo il rischio di concentrare il tuo investimento in singoli asset o prodotti finanziari. Se chiedete un parere al vostro promotore bancario, vi dirà sicuramente che gli ETF sono strumenti buoni, poco costosi, ma adatti solamente a chi si accontenta di replicare il mercato, perché è con i fondi a gestione attiva che si fanno i veri profitti. Anzitutto tenete presente che un ETF costa mediamente 10 volte meno di un fondo gestito attivamente che vi propone il vostro promotore bancario. Inoltre, dati alla mano, circa il 90% dei fondi di investimento attivi disponibili sul mercato nel lungo periodo non riesce a battere il proprio mercato di riferimento. Quello che vedete sono i dati raccolti dalla Standard & Poor's che vi mostrano i risultati dei fondi che investono nel mercato statunitense, confrontati con l'S&P 500, ovvero il mercato di riferimento. Come vedete, solo il 12% dei fondi è in grado di battere l'indice di riferimento in un periodo di 10 anni. Siamo quindi certi che il vostro promotore bancario sia in grado di selezionare tra tutti i fondi disponibili quello che nei prossimi 5-10 anni sarà in grado di battere l'indice di riferimento. Acquistando un ETF ad un costo tra l'altro molto inferiore, avrete invece la certezza che magari non batterete l'S&P 500, ma sicuramente avrete le stesse performance. Chiarito anche questo concetto, non rimane altro che da vedere l'ultimo punto della lista. Un portafoglio ben pianificato necessita anche di essere mantenuto. Anzitutto una strategia di investimento non è mai statica. È importante infatti rivalutare regolarmente la propria strategia in risposta ai cambiamenti personali, ai nuovi obiettivi, ma anche alla situazione economica o di mercato attuale. Questo processo di rivalutazione periodica e di possibile adattamento del portafoglio è essenziale per rimanere allineati con i propri obiettivi e reagire in modo proattivo alle nuove opportunità e rischi che emergono nel tempo. Inoltre è buona cosa eseguire un ribilanciamento regolare, magari ogni 6 mesi o una volta all'anno. Il ribilanciamento è il processo che consiste nel riportare il tuo portafoglio alla sua asset allocation originale. Per esempio, se i tuoi ETF azionari hanno avuto un rendimento molto buono, potresti ritrovarti con un portafoglio con una percentuale di titoli azionari superiore a quella pianificata inizialmente, aumentando quindi il rischio complessivo. Vendendo una parte di questi titoli e distribuendo i profitti sugli asset che al contrario sono più in difficoltà, puoi ribilanciare il tuo portafoglio e mantenerlo allineato ai tuoi obiettivi iniziali.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero ti sia piaciuto e se hai trovato questi consigli utili, lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere altri contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Se hai domande o desideri ulteriori informazioni su come costruire il tuo portafoglio di investimento o magari sei interessato ad un'analisi del tuo attuale portafoglio, puoi lasciarci un commento o contattarmi direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me o tramite i riferimenti che trovi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!